Sheep Sharp, questa qua è crazy. Dopo molta insistenza, ma soprattutto con tanta pazienza, non ci hanno dato la Fox Podium, ci hanno dato di meglio, le XT Vaia. Beh, XT la conoscete, azienda di Vicenza che fa sospensioni, e questa qui, la XT Vaia, è stato l'ultimo progetto supervisionato direttamente da Franco Fratton prima della sua scomparsa. 2 anni fa, quando conobbi Franco, lui mi disse una cosa molto particolare. Quando dico determinate cose, almeno nel settore delle sospensioni, è perché penso di conoscerle abbastanza bene. Quando tu vuoi stare coi piedi per terra ed entri in un mercato, hai bisogno di capire cosa di quel mercato, no? Non avendo l'esperienza di cosa voleva dire una forcella, una bicicletta, abbiamo detto, ma se tutti la fanno così ci sarà un motivo. Abbiamo detto, facciamo quella, ma l'istinto era di dire, le forcelle erano fatte così 50 anni fa sulle moto, per cui noi abbiamo fatto quella scelta in quel momento. Non hai saputo apprezzare quali sono le criticità della forcella. Guarda, con la costruzione attuale nuova RS1, chiamata così, Right Side Up, ma noi siamo fermamente convinti che faremo un upside down che curerà quelle che sono state, diciamo, i lati negativi fino ad oggi della forcella upside down. Sì, come ho detto nel video sull'XTR V2 Long Travel, quella è una signora forcella, però non mi aspettavo che tirassero fuori una cosa del genere, perché questa qui ha tutte le carte in regola per riscrivere un po' il concetto delle sospensioni per mountain bike. E se non si fosse capito, a noi questa forcella piace, e anche tanto, e il video potrebbe letteralmente concludersi qua. Però se sei capitato su questo video vuol dire che sei un curiosone come noi, e abbiamo tante cose da dire sull'XT Vaia, quindi mi raccomando di iniziare a seguirci e iscriviti al canale. È arrivato il momento di parlare dell'XT Vaia, però prima di tutto, che cos'è una forcella a steli rovesciati? Beh, adesso ve lo racconto. Dovete sapere che sulle moto le forcelle a steli rovesciate esistono da più o meno 40 anni, mentre sulle biciclette siamo abituati a ben altro genere di forcelle, quelle tradizionali. Ma perché sulle moto invece è più facile trovare quelle rovesciate? Una forcella tradizionale vede i foderi messi in basso con un archetto di rinforzo e 4 boccole, tutte quante tra virgolette femmina, cioè sono boccole esterne in cui scorrono gli steli. Per tanti anni sulle moto era molto facile trovare forcelle tradizionali esattamente come sulle bici, che vedono quindi dei foderi, gli steli e poi la parte della piastra di sterzo con la serie sterzo. Negli anni 80, verso la fine degli anni 80, Simmons presentò un brevetto, che poi venne acquistato da Hollins, di un design completamente rivoluzionario. Infatti lui ha rivoluzionato il concetto di forcella girandola testa in giù. Il motivo di questa scelta è stato che lui si è reso conto che soprattutto sulle moto da cross c'erano dei svantaggi per quanto riguarda la rigidità, però avvicinare la parte più pesante della forcella alla zona della serie sterzo, alla zona del cannotto, comportava un migliore accentramento delle masse e quindi una migliore gestione del mezzo. Inoltre, rovesciando, l'olio si deposita in basso e quindi resta più lubrificato anche la parte delle boccole, che invece su una forcella tradizionale chiederebbero dei passaggi olio e un effetto pompa per tenere lubrificata la boccola superiore e le spugnette. Dovete sapere che esistono però 2 tipologie di forcelle a steli rovesciate che sono nate quasi insieme. La prima tipologia vede 2 boccole esterne, quindi diciamo tra virgolette femmina, in cui scorre uno stelo esattamente come su una forcella tradizionale, e possiamo dire che effettivamente è molto simile a questo design, semplicemente è stato girato testa in giù. Questo design permette comunque di avere una buona lubrificazione soprattutto dove serve, cioè alla base dove c'è il paraolio sulla prima boccola, e dopo con l'effetto pompa si lubrifica anche la boccola superiore. Questo però comporta che lo stelo della forcella andrà dalla base del piedino, raggiungerà la prima boccola, dovrà superare la seconda boccola e questa parte viene chiamata overlap. Una cosa molto simile a quello che c'è qui dentro, con la prima boccola posizionata più o meno qui e la seconda che è posizionata più o meno qui. Fin da subito il design tradizionale con le boccole, diciamo femmina, ha visto un po' di limiti, perché nel fuoristrada, dove si hanno tante escursioni, in questo caso sono 310 mm, si dovrebbe avere un overlap molto lungo, quindi una forcella non solo molto lunga ma anche molto pesante, perché c'è anche tanto materiale.
Quindi si è scelto fin da praticamente subito di avere una boccola tradizionale, diciamo tra virgolette femmina, in basso, e l'altra boccola non è montata sul fodero ma è montata sullo stelo e scorre in una canna lucidata a specchio dentro al fodero, e questa viene chiamata boccola flottante, esattamente quello che ha scelto di fare XT per la sua Vaia. Il vantaggio è che, essendo la boccola flottante, prima di tutto quando la forcella è completamente stesa è vero si siede leggermente più in basso, però è più vicina alla zona dove si deposita l'olio e di conseguenza pesca da sola l'olio di lubrificazione e se lo porta fin dove deve arrivare durante l'utilizzo della travel della forcella. Sulle moto le forcelle a steli rovesciati sì, pesano comunque di più della controparte tradizionale, indipendentemente dall'avere boccole flottanti o boccole fisse, però comunque su una moto c'è un motore che aiuta e quindi il peso diciamo che va un po' in secondo piano. Sulle biciclette invece il problema del peso fino a pochi anni fa era veramente un qualcosa molto sentito e questo ha portato al fallimento di tantissimi progetti di forcelle a steli rovesciati ad uso mountain bike, nonostante avessero comunque delle caratteristiche che potevano essere molto interessanti. Però adesso ci sono le bike, quindi diciamo che i paradigmi sono leggermente cambiati e infatti non è soltanto XT ad essere uscita con forcelle a steli rovesciati ma anche Fox. In XT sanno benissimo come si fa una forcella a steli rovesciati perché facevano già la ferro per le moto e l'MX. Inoltre Franco ha visto la nascita proprio di alcuni progetti, perché quando Simmons girava per i paddock e iniziava a presentare la sua forcella a steli rovesciati e Hollins comunque la vedeva, poi acquistò il brevetto e rese le forcelle a steli rovesciati da moto quello che tutti noi conosciamo, e lui era nei campi gara con Fox e poi dopo anche con altre aziende, e negli anni ha sempre voluto cercare di fare qualcosina di molto particolare e nel 2023 decisero di pensare a questa qui, la XT Vaia. Dal punto di vista delle caratteristiche però fin da subito hanno cercato di lavorare sui pesi. Questa forcella pesa infatti circa 3 kg, che rispetto a una forcella a doppia piastra tradizionale possono sembrare tanti, ma se voi contate che sono circa 200-300 grammi in più ed è una forcella con steli da 38,5, doppia piastra in ergal, struttura completamente in ergal, non è così esagerato. A maggior ragione che appunto Fox con la Fox Podium pesa praticamente 2,6 kg, quindi 400 grammi in più per avere una piastra in più, è un deal abbastanza interessante. Tra le scelte particolari che hanno fatto per ridurre al minimo i pesi c'è anche un utilizzo molto massiccio del titanio che è sui perni e su tutta la viteria della forcella. Questa scelta ha permesso a XT di ridurre il peso. Tra l'altro il perno ha un design molto particolare, ma su questo ci arriveremo dopo. Tra le altre caratteristiche di questa forcella c'è la presenza degli sfiati per eliminare l'aria che si accumula all'interno dei foderi durante l'utilizzo, la possibilità di cambiare l'offset con 2 flip chip posizionati sulle piastre. Esistono 2 tipologie di piastre, una da più 30 mm come questa e una da più 10 mm. A noi ci hanno dato questa perché purtroppo quella avevano in casa e ci siamo un po' dovuti arrangiare. Poi, altra caratteristica molto particolare è che questa forcella l'hanno resa compatibile sia con perno da 15 mm, quindi per forcelle boost, ma anche con perno da 20, quindi per forcella DH. Infatti questa forcella è stata concepita sia per essere utilizzata nel downhill, ma anche nel freeride e sulle e-bike. Proprio per questo motivo in XT hanno fatto una scelta molto intelligente e ponderata, cioè cambiare completamente la cartuccia Aria HS3, che mantiene la sua tecnologia con le 2 camere positive per gestire la progressione, ma è stata rivista e migliorata inserendo anche dei bottomless token che vanno a cambiare la curva di progressione sia per la camera positiva che per la camera negativa. Proprio perché in XT hanno deciso di rendere la Vaia compatibile con biciclette da DH ma anche i bike, enduro e freeride, hanno dato la possibilità alle persone di scegliere in configurazione che va da 170 a 200 mm di escursione e ovviamente, come ho detto prima, si può anche cambiare il perno, quindi diciamo che non si è costretti a cambiare il proprio mozzo anteriore per montare la XT Vaia. Se però avete una bici da DH e un e-bike e volete provare la vostra XT Vaia su una delle due e poi cambiate idea e volete metterla sull'altra, in realtà il perno si può sostituire mettendo quello da 20, ovviamente venduto separatamente.
Anche l'escursione si può variare, questa però ha un piccolo problemino rispetto alla XT-Era V2 e alla V2.1. Infatti non ci sono dei distanziali che vanno a ridurre l'escursione, ma bisogna proprio cambiare la parte aria, e quindi costa un pochettino. Tra l'altro le XT sono un po' gelose sulle loro robe e preferiscono che andiate o da un centro autorizzato oppure che li contattiate direttamente per fare questi tipi di interventi. Ok, lo so cosa state per dire. Una forcella rovesciata, ma manca l'archetto, ma la rigidità, ma come si fa, ma come non si fa. In XT onestamente hanno fatto una cosa molto intelligente, hanno rivoluzionato il concetto di perno. Come hanno fatto? Anziché fare un classico perno tondo cilindrico come siamo abituati, hanno fatto un perno con doppio esagono. Infatti questo perno non si avvita direttamente dentro, ma ha una vite che va a tirarlo all'interno del piedino. In questa maniera aumenta di tantissimo la superficie di contatto e questo rende la forcella molto più rigida e impedisce questi movimenti. Inoltre, furbamente, hanno fatto il perno da 15 compatibile anche con i torque ups, quindi nel caso in cui abbiate una ruota con i torque ups e volete avere il massimo della rigidità torsionale, in XT ci hanno pensato molto bene, e tra l'altro essendo in titanio pesa veramente pochissimo. Purtroppo non siamo riusciti a reperire né una DH né un e-bike per poter spremere al meglio questa XT Vaia. Di conseguenza siamo stati costretti a farcela fornire in configurazione 170 mm con perno da 15 e l'abbiamo potuta montare sull'unica bici decente che avevamo nel gruppo. Nice! Però forse abbiamo esagerato. Montare una forcella da DH freeride su un enduro di nome e di fatto è stata assolutamente un'esperienza unica, soprattutto perché mi sembrava di avere una demo race anziché un enduro. E XT ha dichiarato apertamente nel suo comunicato stampa che questa è una forcella che va sentita sui trails e non nel parcheggio. E dato anche il peso elevato mi ha fatto partire un po' scettico. Tutti i dubbi però spariscono non appena ci si abitua alla forcella a doppia piastra. Infatti il baricentro della forcella più vicino al canotto di sterzo permettono dei cambi di direzione molto più rapidi. Anche durante impatti pesanti ci si accorge che comunque la forcella rimane molto scorrevole. Questo perché è costruita attorno al concetto delle boccole flottanti. Più escursione viene utilizzata e più la forcella si irrigidisce e questo permette di avere molta precisione. La parte idraulica è molto simile a quello che è la XT-Era V2 LT, con 3 regolazioni, ma con il vantaggio di non avere più quel piccolo calcio quando la forcella si estendeva completamente. La parte aria invece è qualcosa di un po' più complicato e che va capito, questo perché la cartuccia HS3 è qualcosa di effettivamente diverso dalle solite airspring che si trovano in giro e quindi sono richiesti un po' più di test per trovare il proprio setup e sfruttare appieno la vaglia. La cosa si può fare ancora più interessante con i riduttori di volume, infatti possiamo avere una forcella con pochissimo sostegno iniziale ma che poi diventa molto progressiva e addirittura il contrario. Possiamo riempire la camera negativa di token per ottenere un setup più sostenuto adatto a delle persone più leggere, invece possiamo completamente svuotarlo per ottenere una maggiore sensibilità adatto a persone più pesanti che richiedono più PSI. Essendo io molto leggero, 70 kg, in XT mi hanno consigliato di ottenere un setup abbastanza lineare, 100 PSI per la prima camera positiva, 150 per la seconda. Questa configurazione, con molto prezzato, mi ricordava quasi una forcella coil. Un'altra cosa che ho apprezzato è stata la grande scorrevolezza. Per quanto riguarda l'idraulica sono rimasto abbastanza aperto e nonostante i click fossero comunque molto ravvicinati si fanno sentire. L'unica cosa che avrei voluto approfondire un attimo meglio e cercare di capire è quello che riguarda il fondo corsa. Spesso durante atterraggi flat o atterraggi pesanti ho avuto la sensazione che il bottom out fosse più facile da raggiungere di una Fox 38. Cosa? Cioè, ho sentito un po' fortissimo. Forse questo è dovuto al fatto che la forcella scorre molto bene o che forse avrei dovuto avere un po' più di progressività. Direte voi, basta agire sulla parte aria o sulla parte idraulica e il problema è risolto. Il problema è che con così tante variazioni di setup è un attimo perdere quell'effetto magico dove non si sentono le buche e sembra di stare su un magic carpet. Ovviamente questo non è un problema, però è bello vedere che ci sono così tante possibilità di setup. Allora Ricky, ti sei divertito con questa XT Vaia? Da matti, non hai idea. Però c'è da dire una cosa, non costa poco. Infatti la XT Vaia costa ben 2.600 euro, che sulla carta sono veramente tanti, soprattutto per una forcella. Però allo stesso tempo, se ci si ragiona un attimo, non è così esagerato come prezzo. Seguitemi un attimo. Sul mercato si vedono già da un po' di anni diverse forcelle a steli rovesciati,
Alcune magari sono andate in fuori produzione, altre invece sono ancora in produzione, però sono, diciamo, di nicchia. Questa è la prima forcella che è sia double crown che con boccole flottanti. Inoltre XT, per alzare ancora di più il livello e contenere i pesi, ha deciso di utilizzare tutta viteria in titanio e quindi ha creato un prodotto un po' unico che anche come fascia di prezzo sì è più alto rispetto ad altri prodotti, ma neanche così di tanto. Cioè la Fox Podium costa 2.400 euro di listino, questa costa 200 euro in più, 200 euro in più per avere una crown in più. Per chi è questa forcella? Beh, semplicemente per chi ha soldi da spendere e per chi apprezza un oggetto che va oltre la semplice componente. Vi ringraziamo per essere giunti fino a qui. Noi dalle grandi ali del Drago di Vaia vi invitiamo ad iscrivervi e ci si vede al prossimo video. Nah, non è una buona idea.